Allora, sto benissimo perché comunque siamo ancora all'inizio della stagione, le complicazioni fanno parte del nostro lavoro e non so se lo volete rifare perché ditemi voi. Per me è buono. Andiamo avanti. Vado avanti. Allora, dicevo, sto benissimo perché siamo ancora all'inizio della stagione, le complicazioni fanno parte del nostro lavoro, anzi quasi mai va sempre tutto liscio. La maggior parte delle volte ci sono molti problemi da risolvere o comunque cose che non vanno subito bene e non sto facendo niente di particolare. Quello che stiamo facendo con Pecco è cercare di lavorare in un suo, diciamo, punto debole o comunque non un punto di forza, per cercare di migliorare un po' quell'aspetto. Pecco sta lavorando molto bene, ci sta riuscendo e l'ultima gara i dati hanno proprio dimostrato che ha fatto un grosso step da quel punto di vista. Ma allora, prendere la decisione di fare una modifica del genere viene dalla non contentezza del pilota di come si sta comportando la moto, altrimenti uno cerca sempre di lasciare la moto com'è, se il pilota è contento di fare piccole cose. Questa qua io la considero una modifica standard, nel senso forse non standard tra il warm-up e la gara, però è una cosa che si fa abbastanza frequentemente. E in questo caso, come sempre, Pecco ha lasciato la massima libertà, per cui scherzando ho detto mi prendo io la responsabilità, se la moto dovesse andare peggio o male, di tranquillamente che t'ho forzato io a farla, ma scherzando. E è una cosa che viene naturale perché quando lavori tanti anni con lo stesso pilota, poi nel caso di Pecco è molto chiaro e semplice quando spiega le cose, poi alla fine diciamo alle volte diventa evidente quello di cui ha bisogno in quel momento. È stata un po' una scommessa perché tra il warm-up e la gara, insomma, si tende a non toccare niente, a fare proprio piccoli aggiustamenti, però alla fine ci sta, se uno non rischia poi non rischia ma non ottiene mai niente, ecco. Ora faccio un gancio subito. Allora, è una certezza mai, a meno che, diciamo, bisogna un po' dividere per argomenti. Sulla parte elettronica è un po' più evidente quello che bisogna fare perché è un po' più proprio fisico il problema. Dai dati si vede chiaramente se hai bisogno di più o meno anti-wheelie, se hai bisogno di più o meno traction control, se la potenza è troppa, quindi diciamo è un po' più fisica la soluzione. Dal punto di vista del setting è un po' più anche a interpretazione, perché molte volte dai dati tu vedi quello che il pilota fa, ma il pilota lo fa perché non si trova bene con la moto. Quindi torna al discorso di prima, bisogna avere un buon feeling col pilota, aver capito che quando lui dice una cosa intende un certo tipo di feedback e poi si prova, non è che vada sempre bene. E come la vivi, anche questo fa parte del tuo lavoro, quindi ti metti in gioco, se hai fatto la cosa giusta sei contento, se hai fatto la cosa sbagliata quantomeno ci hai provato. L'anno scorso, diciamo, una delle ultime gare in Asia sul bagnato, Pecco ha fatto il warm up e era assolutamente poco contento, anzi era piuttosto arrabbiato di come andava la moto. Abbiamo fatto una cosa ancora più grossa e poi la moto gli è piaciuta e ci ha messo del suo e ha vinto la gara. E quindi è normale, è la normale routine, e se uno, e il pilota è sempre quello che si mette in gioco, per cui è anche giusto che anche noi ogni tanto ci prendiamo i nostri rischi di fare delle figuracce, e se c'è fiducia reciproca è giusto così. Allora io potrei riassumere il tutto con antitetico a Stoner e similissimo a Jorge Lorenzo, come stile di guida, come approccio alla velocità, come approccio al lavoro e in generale, perché a parte lo stile di guida che erano veramente molto simili, quello di Jorge e quello di Pecco secondo me è un'evoluzione un po' di quello di Jorge. Il modo di guidare la moto è molto ferma, si deve muovere poco e Pecco è stato il primo a, diciamo, introdurre
la velocità di percorrenza di curva con le Ducati nell'epoca in cui Pecco è arrivato in Ducati, epoca nella quale la Ducati sicuramente non brillava per il turning, per come girava. Però ecco, l'approccio al problema, alla risoluzione, il modo di lavorare è molto simile a quello di Jorge e completamente diverso da quello di Casey, che invece era molto più istintivo, ecco, e ti direi questa cosa qua. Ma io non credo che ce ne sia una in particolare, almeno io ho sempre cercato la massima trasparenza e sincerità nei confronti del pilota, e senza mai nascondergli niente, mai dirgli una bugia, mai dirgli una cosa che invece poteva essere un'altra pur di fargliela digerire, e ha sempre funzionato con tutti, per cui penso che bisogna dare fiducia e dimostrare che anche il pilota debba avere fiducia nel team, no? Questo vale per tutti i membri del team. Questo non vuol dire che così non sbagli mai, anzi, cioè capita di sbagliare, però se c'è fiducia reciproca questa cosa poi viene più facile, nel tempo poi si mette a punto, no? Si trova un setup che vada bene a tutti. E io non ho mai avuto particolari segreti, ho cercato sempre di fare così. Più o meno ha sempre funzionato, dai, abbastanza bene. Con Pecco sta funzionando molto bene, perché poi lavorare con Pecco è facile, lui comunque è un ragazzo molto intelligente e non si arrabbia quasi mai, anche se si arrabbia diciamo che ha un livello più che sopportabile e gestibile, quindi ti rende la vita più facile. Ma allora, uno non stacca mai, perché comunque a parte diciamo durante la settimana capita di avere delle riunioni con gli analisti dati, con diciamo chi lavora a casa, e quindi hai sempre un po' la mente impegnata in questa cosa. Poi, essendo questo lavoro anche la mia passione, le corse di moto in generale, ti viene anche naturale di ripensare a quello che è successo anche in momenti, non so, stai facendo un giro in moto, però ti viene da ripensare, no? È successo quello, perché è successo, cosa potevamo far meglio, e per cui sì, uno è sempre un po' sempre un po' coinvolto in questo tipo di atteggiamento. E poi comunque vabbè, il fatto a casa del mio figlio che corre in moto, è appassionato di moto, quindi il discorso viene fuori spesso, lui chiede come mai quella cosa è andata così invece che in un altro modo, però è fatto in maniera diciamo serena, non è un'ossessione. Allora, io forse non sono la persona più adatta per rispondere a questa domanda, perché sono abbastanza anti-social, nel senso che non seguo quello che succede sui social, non mi interessa, soprattutto per quanto riguarda il mio lavoro, perché quello che succede nel mio box penso di saperlo meglio io e le persone con cui lavoro, e in più è diventato oggi veramente estremamente facile criticare o esaltare determinati tipi di comportamenti senza avere abbastanza informazioni. Dicendo così ti sto dicendo che molte volte ci sono grosse discrepanze tra la verità e quello che si legge, ma questo non nel nostro sport, credo che sia oggi come oggi, con la diffusione dei social, un po' una caratteristica comune a tanti ambiti. Detto ciò, non cambia niente. È giusto, fortunatamente viviamo in un mondo libero, e quindi è giusto che la gente esprima la propria opinione, a prescindere dal fatto che sia basata su conoscenza o parere, così, che un'idea che uno si è fatta. L'importante è dargli la giusta importanza o non dargli importanza e rimanere focalizzati nel proprio lavoro e nei propri obiettivi. Allora, io credo che bisogna aspirare nel lavoro nella vita in generale, nel lavoro, in questo lavoro in particolar modo, che comporta determinati sacrifici a livello di tempo dedicato alla famiglia o agli affetti,
bisogna aspirare a divertirsi ancora a farlo, di essere entusiasti di farlo, e per me è ancora così. Quindi al di là del risultato finale, fino a che uno si diverte ed è entusiasta a farlo, secondo me ha raggiunto l'obiettivo. Io non sono uno che guarda molto il numero di titoli vinti, cioè è una cosa che riguarda più un pilota, secondo me, perché alla fine è il pilota che vince il titolo e un po' si trascina dietro tutta la squadra. Poi è vero che la squadra contribuisce. Io guardo quanto sto bene a fare questo lavoro. Fino a che sto bene continuerò a farlo e darò il massimo. Quando vedo che comincerà a pesarmi, probabilmente comincerò a riflettere se sarà il caso di mollare o di fare qualcos'altro. Posto? Sono andato bene, promosso. Infatti ora non vorrei fare danni. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Mi serve aiuto per... A posto, grazie.